Vi è mai capitato di arrivare sul set con un'idea in testa e poi perdere mezz'ora solo per capire dove mettere la prima luce? Oggi sto per mostrarvi un programma che può davvero cambiare il modo in cui progettate i vostri set fotografici, gestite la luce e, perché no, anche il modo in cui lavorate con i vostri modelli. Se ancora non lo conoscete, questo è Satellite 3D, aggiornato alla versione 3 e fidatevi, è uno di quegli strumenti che più lo esplorate e più continuate a scoprire funzioni che non vi aspettavate. Questo programma è un vero e proprio simulatore virtuale di studio fotografico e sì, anche cinematografico, ma detta così è un po' riduttiva perché rischia di farvi pensare a qualcosa di tecnico, mentre in realtà è molto più legato al modo in cui pensate la fotografia. In questo video voglio farvi una panoramica completa, perché non è il classico software con 2 o 3 cose da vedere, ma è pieno di strumenti interessanti che messi insieme cambiano davvero il workflow. Quindi mettetevi comodi perché questo è uno di quei video che vale la pena vedere fino in fondo. E approfittate a questo punto per lasciare un like ed iscrivervi al canale. Pronti? Bene, partiamo! Satellite è un software 3D che vi permette di costruire uno shooting completo dentro il computer, quindi potete creare lo studio, inserire le luci, scegliere i soggetti, posizionare la fotocamera e definire l'ambiente e vedere in tempo reale come verrà la foto finale. E tra poco capirete perché questo programma è molto più potente di quello che sembra. Il suo scopo principale è permettere di costruire mentalmente e visivamente uno shooting prima ancora che veda la luce nel mondo reale. Facciamo un esempio pratico. Immaginate di avere davanti uno studio completamente vuoto, ma senza nessuno dei limiti che conoscete nella realtà, quindi senza problemi di spazio, senza vincoli legati all'attrezzatura e soprattutto senza quel continuo montare e smontare ogni elemento ogni volta che volete fare una prova, con la possibilità di inserire luci, modificatori, fondali e soggetti di vario tipo, spostare tutto con precisione millimetrica e osservare in tempo reale come cambia la luce sul soggetto, come si costruiscono le ombre, come reagiscono i volumi del viso e del corpo e ancora, cosa più interessante, come tutte queste scelte si traducono direttamente nell'immagine finale, inclusa la resa della focale, del diaframma, della prospettiva e della distanza dalla scena. Ed è proprio qui che si capisce il valore reale di questo strumento, perché è esattamente quello che fa Satellite, solo che lo fa all'interno di un ambiente virtuale progettato per comportarsi nel modo più fedele possibile alla fisica reale della luce. Quindi flash, softbox, riflettori, pannelli, diffusori, tutto reagisce in modo coerente con la fisica reale. Quando cambiamo distanza, angolazione, dimensione della fonte luminosa o modificatore, il programma ci permette quindi di vedere come la distanza, l'angolo, la dimensione della fonte luminosa o la presenza appunto di un modificatore cambino completamente il risultato. In pratica possiamo letteralmente provare schemi luce complessi prima ancora di essere sul posto, senza dover fare tentativi a vuoto sul set, che diciamo è una cosa che nella pratica reale spesso costa tempo, energia e anche soldi in molti casi. Quando aprite il software, la prima cosa che vi appare è proprio la scelta tra lavorare in interno oppure in esterno. Nel momento in cui scegliete l'esterno, entra in gioco la simulazione della luce naturale, quindi il sole, la sua posizione, l'orario della giornata e tutto quello che ne deriva in termini di direzione, intensità e qualità della luce. Mentre se scegliete l'interno, vi trovate subito dentro una stanza che però non è affatto rigida, attenzione, perché può essere modificata in base alle vostre esigenze. E già qui si capisce subito quanto sia pensato per essere flessibile, perché sulla sinistra c'è tutta la gestione dello spazio, dove si possono cambiare le dimensioni dello studio e quindi passare da una stanza più piccola e raccolta a una molto più ampia. E questo non è un dettaglio secondario, perché come saprete la dimensione dell'ambiente influisce direttamente sul comportamento della luce, sui rimbalzi, sulle ombre e anche sulla gestione generale del set. Allo stesso modo potete intervenire su pareti e anche pavimento, modificando colori e texture, e questa cosa è altrettanto utile perché vi permette di simulare situazioni molto diverse tra loro, da uno studio neutro a un ambiente più caratterizzato, senza dover reinventare tutto ogni volta.
Subito sotto invece avete una barra che è un po' il vostro punto di accesso a tutto quello che potete inserire nella scena, diciamo, ed è organizzata in modo molto intuitivo perché trovate i modelli, le luci, l'equipaggiamento e anche tutte le risorse che vi servono per costruire l'ambiente. Una cosa poi che ho apprezzato molto dall'ultimo aggiornamento e che non è così scontata è il fatto che abbiano ampliato molto la parte dei modelli, includendo persino gli animali. E per chi come me ama fotografare i propri pelosi, questa è una piccola chicca che apre anche a un tipo di sperimentazione diverso, perché potete iniziare a ragionare sulla luce anche in quel contesto. Man mano che iniziate a inserire elementi, l'interfaccia vi restituisce sempre una visione molto chiara di quello che state facendo, perché ogni oggetto può essere selezionato, spostato, modificato e controllato in modo diretto, senza dover entrare in menu complicati, e questo rende il flusso di lavoro molto fluido, diciamo, quasi naturale, come se vi stesse davvero muovendo dentro uno studio fisico. Ed è proprio questa immediatezza che fa sì che non vi sentiate mai dentro un software, ma piuttosto dentro uno spazio in cui state costruendo qualcosa passo dopo passo. A destra invece entriamo proprio nella parte fotografica vera e propria, perché troviamo tutti i parametri della fotocamera, quindi il formato, l'aspect ratio, la lunghezza focale, i tempi, l'apertura, l'ISO e persino i filtri ND, e ovviamente non può mancare il bilanciamento del bianco e tutte quelle impostazioni che normalmente gestiremmo direttamente in camera. Solo che qui possiamo modificarle mentre osserviamo la scena e vedere subito come cambiano il risultato. Subito sotto infatti troviamo l'anteprima della camera, che è forse una delle parti più importanti dell'interfaccia, perché è lì che avviene la simulazione più accurata della luce, con ombre, riflessi e resa finale molto più vicini a quello che otterremo davvero in fase di scatto. Nella vista dello studio, quella centrale, vediamo una sorta di luce di lavoro che ci serve per costruire il set velocemente, mentre nell'anteprima della camera vediamo proprio come si comporta la luce, come se fosse lo schermo appunto della nostra fotocamera. Sotto questa anteprima poi troviamo la vista dall'alto del set, insieme anche alla set list, cioè una lista di tutti gli elementi presenti nella scena, organizzati e sempre accessibili, che ci permette di selezionare rapidamente ogni oggetto, modificarlo o semplicemente tenerne traccia. Nel complesso l'interfaccia è costruita in modo molto logico, perché si ha sempre davanti 3 livelli contemporaneamente: lo spazio in cui si costruisce, la camera che mostra il risultato e il controllo tecnico di quello che si sta facendo, e questa combinazione è proprio ciò che rende il software così efficace. Prima di andare avanti, secondo me vale la pena fermarsi un attimo proprio sui modelli, perché qui si capisce davvero quanto questo software sia più flessibile di quello che sembra all'inizio. La base di partenza non è un singolo personaggio standard, ma una libreria piuttosto ampia, con soggetti maschili, femminili, bambini, persone più mature e anche animali, come abbiamo detto, cane, gatto, cavallo, e già questo apre a tante possibilità. Ma la parte interessante arriva dopo, perché una volta scelto il modello non siete affatto vincolati a quello che vedete. Potete modificarlo praticamente in ogni aspetto. Si parte dal volto, quindi forma del viso, tratti, colore degli occhi, sopracciglia, capelli, acconciature, persino le espressioni, ma anche tutto quello che riguarda poi lo styling, quindi abiti, accessori, occhiali, tutti i dettagli che possono sembrare secondari, ma che in realtà sono fondamentali, perché a questo punto non state più lavorando su un soggetto generico, ma state costruendo il personaggio che andrete a fotografare. E questa cosa è molto più importante di quanto sembri, perché sapete bene che ogni persona porta con sé una presenza diversa sul set e di conseguenza anche le scelte fotografiche cambiano, non solo a livello estetico, quindi colori o styling, ma anche proprio nel modo in cui decidiamo di usare la luce. Pensate ad esempio alle differenze tra un viso giovane e un viso più maturo, dove magari andremo a scegliere una luce più morbida, più avvolgente, oppure a controllare meglio le ombre per valorizzare i volumi senza indurire troppo i tratti. C'è anche tutta la parte poi del corpo, che è ancora più interessante dal punto di vista fotografico, perché potete intervenire su altezza, corporatura, proporzioni e quindi passare da una figura più esile a una magari più strutturata. Ci sono persino situazioni specifiche, come ad esempio la possibilità di simulare una gravidanza, che può essere utile se volete progettare uno shooting maternity, ad esempio. E anche qui il punto non è solo estetico, è capire proprio come la luce reagisce su forme diverse.
diverse. Ovviamente non potevano mancare le pose, ce ne sono tantissime tra cui scegliere e sono perfette per partire velocemente quando avete già in mente un'idea, ma allo stesso tempo non vi lasciano mai bloccati su qualcosa di rigido, perché la cosa più utile è che potete intervenire direttamente sul corpo del modello, quindi muovere arti, regolare la postura, lavorare su dettagli anche molto piccoli fino a costruire esattamente la posa che avete in testa, senza dovervi adattare a qualcosa che, vabbè, più o meno funziona. In più, una volta trovata una posa che funziona, potete addirittura salvarla e riutilizzarla quando vi serve. E è una cosa che nel tempo diventa davvero potente perché iniziate a costruirvi un vostro archivio di pose che sapete già funzionare in certe situazioni. Ora, avendo parlato molto dei modelli, si potrebbe pensare che sia uno strumento pensato principalmente per il ritratto o comunque per chi lavora con le persone. Ma in realtà non è affatto così e questa è una di quelle cose che si capiscono davvero solo quando si inizia a esplorare bene le risorse disponibili, perché nella barra in basso che abbiamo visto prima non ci sono solo soggetti, ma c'è una quantità enorme di oggetti e ambienti che permettono di costruire praticamente qualsiasi tipo di scena, quindi si passa senza problemi da uno shooting di ritratto a uno still life, da un set prodotto con borse o oggetti a qualcosa legato al food, fino ad arrivare a scenari più complessi con auto, elementi di arredamento o vere e proprie situazioni lifestyle costruite in location. E poi non vi ho ancora detto che è possibile persino importare modelli 3D personalizzati, quindi oggetti vostri, elementi specifici, prodotti reali e a quel punto, le possibilità non sono più legate a quello che offre il programma, ma a quello che volete costruire voi. E qui si apre veramente un mondo, perché si tratta di progettare intere scene, anche molto articolate, in cui la luce deve dialogare con materiali, superfici, riflessi e spazi. In più c'è tutta la parte legata agli ambienti esterni, con edifici, strutture e scenari più ampi che permettono di lavorare anche su set in location. E questa è una cosa che secondo me cambia completamente la prospettiva, perché significa che non siete limitati a uno studio virtuale, ma potete iniziare a ragionare su progetti molto più ampi, dove la luce naturale e quella artificiale convivono. E a quel punto, diventa chiaro che non è un software per un tipo di fotografia, ma uno strumento trasversale che potete adattare praticamente a qualsiasi ambito, dalla fotografia commerciale fino a quella più creativa, semplicemente cambiando il tipo di scena che decidete di costruire. Quello che lo rende ancora più interessante nella versione 3 è il fatto che non si ferma alla fotografia statica, ma introduce una dimensione molto più dinamica, perché è possibile simulare movimenti di camera, lavorare sulla profondità di campo in maniera più cinematografica e persino animare luci e scena, trasformando quello che prima era uno strumento puramente fotografico in qualcosa che si avvicina molto di più a una previsualizzazione da set video o pubblicitario. E qui viene la parte importante per chi lavora anche con il video, perché a questo punto non state più semplicemente costruendo uno scatto, ma state iniziando a progettare una sequenza con una logica molto più vicina a quella cinematografica. Potete lavorare con una timeline, inserire keyframe, animare la camera, le luci, persino i soggetti e iniziare a capire in anticipo come si muoverà la scena nello spazio e nel tempo. Chi fa video sa che una delle parti più complesse non è tanto girare, ma arrivare sul set con le idee già chiare su movimenti, luce e composizione ovviamente. E qui potete farlo prima. Potete simulare un movimento di camera, vedere come cambia la luce mentre vi spostate, come reagiscono le ombre, come si comportano i volumi e costruire una scena che abbia già una coerenza visiva ancora prima di accendere la luce reale. E in più potete anche esportare queste animazioni, quindi creare delle vere e proprie previsualizzazioni da condividere con clienti o collaboratori. Ed è una cosa che nel mondo video è estremamente utile, perché permette a tutti di essere allineati prima ancora di arrivare sul set. Quindi se vi state chiedendo se ha un senso anche per il video, la risposta è assolutamente sì. È un ottimo strumento di pre-produzione perché vi permette di arrivare sul set con una visione già costruita di quello che andrete a fare.
Infine parliamo un attimo dell'App Manager, che è una di quelle sezioni che magari all'inizio si tende a ignorare, ma che in realtà è fondamentale se volete rendere il software davvero aderente al vostro modo di lavorare, perché qui non si tratta solo di impostazioni generiche, ma di un vero e proprio centro di controllo in cui potete adattare il software alla vostra attrezzatura e al vostro workflow. Da una parte avete tutte le impostazioni, diciamo, più di sistema, quindi potete regolare l'interfaccia, adattarla al vostro schermo, scegliere le unità di misura, la lingua, gestire il salvataggio automatico, eccetera, eccetera. Tutte cose che sembrano secondarie, ma che comunque nel tempo rendono l'esperienza molto più fluida. Però la parte più interessante è quella legata all'attrezzatura, perché potete decidere cosa vedere e cosa no all'interno del software, quindi semplificare i menu nascondendo elementi che non usate, ma soprattutto potete creare e personalizzare le vostre luci, i vostri modificatori, adattandoli a quello che avete davvero in studio. Questo significa che non siete costretti a lavorare con strumenti generici, ma potete avvicinare moltissimo la simulazione alla realtà, fino a costruire un setup che rispecchia davvero il vostro. Lo stesso vale anche per la parte fotografica, perché potete definire camere, sensori, lenti, quindi rendere ancora più coerente quello che vedete con quello che poi utilizzerete sul campo. E poi c'è tutta la gestione delle risorse, che vi permette di organizzare quello che create, salvarlo, riutilizzarlo e anche importare elementi esterni come immagini, ambienti o altri contenuti che arricchiscono la scena. Quindi più che un semplice pannello impostazioni, diciamo che è il punto in cui il software smette di essere uno strumento standard e diventa costruito veramente su misura per voi, ed è proprio questo che fa la differenza quando iniziate a usarlo in modo più consapevole. Salendo poi nella parte alta dell'interfaccia troviamo 3 voci che secondo me raccontano benissimo la filosofia del software, perché non si limitano alla costruzione del set, ma accompagnano tutto il processo fino alla consegna e alla condivisione: il render, i piani e la community. Partiamo dal render, che è il momento in cui tutto quello che avete costruito prende davvero forma. Finché lavorate nella vista dello studio state ragionando, state progettando, ma è nel render che il software calcola la scena con una qualità molto più alta, restituendo una luce più realistica, con ombre, riflessi e materiali molto più accurati. Ebbene, qui potete scegliere il livello di qualità, gestire il rumore dell'immagine, attivare il denoise e decidere anche se esportare una singola immagine oppure una sequenza, fino ad arrivare anche a video in alta risoluzione. È il passaggio in cui quello che avete immaginato diventa qualcosa di concreto, presentabile, di definitivo. La cosa interessante è che queste istantanee non sono solo immagini, sono un vero e proprio riassunto di tutto quello che avete costruito. Dentro infatti trovate le impostazioni della fotocamera che avete scelto, quindi focale, diaframma, tempi, ISO, la vista dall'alto del set che vi permette di ricostruire facilmente lo schema luce nella realtà e persino la lista dell'attrezzatura utilizzata. In pratica è come avere davanti una guida completa per replicare quello scatto nel mondo reale, senza dovervi ricordare ogni singolo dettaglio. In più potete renderizzare sia immagini che video, quindi non siete limitati alla fotografia statica, ma potete anche esportare sequenze o clip, soprattutto se avete lavorato con movimenti di camera o animazioni. E qui si collega direttamente la sezione piani, che prende tutto questo e lo organizza in modo ancora più strutturato. Potete creare infatti dei veri e propri schemi del set, con viste dall'alto, misure, posizionamento preciso delle luci e degli elementi, aggiungere note, costruire documenti completi da portarvi dietro e condividere con assistenti e collaboratori. È utilissimo per salvare diverse versioni dello stesso setup, confrontarle, creare documenti completi con immagini, annotazioni e descrizioni, generare diagrammi di luce visti dall'alto o in 3D con tutte le informazioni tecniche e soprattutto ottenere una lista dell'attrezzatura necessaria. Qui si trasforma il progetto in un vero e proprio piano operativo. Ed è proprio qui che si capisce quanto vale questo software, perché quello che avete immaginato smette di essere solo una simulazione sul computer, ma diventa qualcosa di concreto, replicabile e anche condivisibile. E non lo dico a caso, perché nell'ultima voce del menu in alto, la sezione Community, trovate veramente una quantità enorme di schemi condivisi da altri utenti, ed è qui che il software cambia davvero prospettiva, perché smette di essere solo uno strumento individuale, ma diventa anche uno spazio
spazio di confronto. La community aggiunge una dimensione completamente diversa a tutto quello che abbiamo visto finora, perché vi permette di non lavorare isolati, ma di entrare in contatto con il modo in cui altri fotografi pensano e costruiscono i loro set. Potete scaricare schemi luce già pronti, pose, ambienti, intere configurazioni, studiarle nel dettaglio, modificarle e adattarle al vostro lavoro, e questa cosa è utile non solo per velocizzare il workflow, ma anche e soprattutto per aprire la mente. Perché vedere come altri gestiscono la luce, come posizionano i modificatori o come costruiscono una scena, spesso vi porta a ragionare in modo diverso rispetto a quello che fareste da soli. E questo è uno degli aspetti più belli di questo software, secondo me, perché al di là del lato pratico e della progettazione del set, diventa uno strumento potentissimo per allenare davvero l'occhio e sviluppare quella sensibilità sulla luce che fa la differenza quando si passa dal semplice replicare un setup trovato in giro a costruirlo invece con consapevolezza. Lavorare con Satellite significa osservare continuamente come si comporta la luce, come cambia anche con piccoli spostamenti, come incide sui volumi e sulle texture, e questa sensibilità è qualcosa che normalmente si sviluppa con anni di esperienza sul campo. Con questo software invece avete la possibilità di accelerare tantissimo questo processo, perché potete fare molte più prove in meno tempo, senza limiti pratici e con la libertà di sperimentare anche soluzioni che magari nella realtà non provereste subito. Ed è proprio per questo che io lo uso spesso anche nei corsi di ritratto che tengo online, perché vedere il cambiamento della luce in tempo reale aiuta molto più di qualsiasi spiegazione teorica per capire davvero come funzionano softbox, flash, luci continue. Parliamo infine delle 3 versioni disponibili per l'acquisto, perché anche qui è importante capire quale ha senso scegliere in base a come lavorate davvero. Innanzitutto sottolineiamo che è un acquisto una tantum, quindi una volta comprato il software è vostro e potete continuare a usarlo senza limite di tempo, senza dover rinnovare ogni mese e ogni anno. Visto che oggi siamo abituati a software in abbonamento, io sono sempre felice di promuovere software che non funzionano così. Gli aggiornamenti sono inclusi per un certo periodo dopo l'acquisto e poi potete scegliere se continuare ad aggiornarlo oppure no, ma anche se non lo fate la versione che avete rimane comunque utilizzabile senza scadenze, e in un momento in cui tutto sta andando verso modelli di abbonamento, appunto, questo secondo me è un valore aggiunto non da poco. Quindi, quale scegliere? La versione basica è quella più accessibile, pensata soprattutto per chi è all'inizio e vuole usare il software più come uno strumento di studio, perché ha alcune limitazioni abbastanza chiare, come ad esempio poter utilizzare fino a 5 flash, non avete a disposizione le luci continue o alcuni modificatori più avanzati, le dimensioni dello studio sono predefinite e anche l'esportazione si ferma all'HD, quindi è perfetta per imparare, ma un po' stretta se iniziate a lavorarci in modo più serio. La versione studio è quella che nella pratica copre le esigenze della maggior parte dei fotografi, perché limita i limiti più importanti, quindi avete flash illimitati, l'esposimetro completo per ragionare davvero in modo tecnico sulla luce, le luci continue ovviamente e la possibilità di esportare anche in 4K, quindi tutto quello che serve per progettare e testare set in modo professionale. E poi c'è la versione cinema, che è quella ovviamente più completa, pensata per chi lavora anche con il video o ha bisogno di fare previsualizzazioni più avanzate, perché oltre a tutto quello che c'è nella studio aggiunge una gestione più ampia delle luci continue, strumenti dedicati all'animazione con movimenti di camera e la possibilità di creare vere e proprie sequenze video, oltre all'importazione di oggetti 3D esterni per costruire scene ancora più personalizzate. Per quanto riguarda invece il prezzo, spesso trovate delle agevolazioni, come ad esempio il codice sconto che vi lascio qui in descrizione, che vi permette di risparmiare ulteriormente, e se avete già una versione precedente del software potete anche fare l'upgrade a un costo ridotto direttamente dal vostro account. In ogni caso il consiglio è sempre quello di dare un'occhiata al sito ufficiale, perché prezzi e offerte possono cambiare nel tempo, quindi potete valutare con precisione quale versione ha più senso per voi. In ogni caso il consiglio è sempre quello di dare un'occhiata al sito ufficiale, perché prezzi e offerte possono cambiare nel tempo e così potete valutare con precisione quale versione ha più senso per voi. Satellite 3D versione 3 è un software quindi che ci permette di pensare la luce prima di usarla, e questa cosa per chi lavora con la fotografia è probabilmente il suo valore più grande, perché sposta il lavoro da un approccio per tentativi a un approccio progettuale in cui ogni scelta nasce già con un'intenzione precisa.
Se volete provarlo trovate il link in descrizione oppure nel primo commento fissato in alto. Io intanto vi ringrazio davvero se siete arrivati fin qui. Fatemelo sapere anzi nei commenti se avete visto il video fino alla fine, anche solo con un emoticon, che ne so, della fotocamera, così capisco subito che vi è piaciuto. Se invece avete dubbi o domande su come usarlo, beh, lasciatele qui sotto e cercherò di rispondervi in base alla mia esperienza. Intanto io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!